Ciao. Mi sei mancato. Dove sei stato tutto questo tempo? Se ti dovessi chiedere di chi è questa voce, cosa mi risponderesti? Se sei uno sfortunato pendolare, probabilmente mi dirai che è quella di Trenitalia. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Se invece in passato ti piacevano i video di Minecraft, forse mi dirai che è quella di Capobastone. Salve a tutti merdoni, agagagagaga. Ma se come me da piccolo passavi la giornata a guardare ogni tipo di video su YouTube, allora probabilmente saprai già che questa è la voce di Loquendo. Un sintetizzatore vocale che è stato utilizzato in una quantità enorme di contenuti online tra parodie, tutorial e creepypasta. Io ho passato ore, giorni, settimane della mia adolescenza a fare scorpacciata di video tipo Io gli darei l'ergastolo. Loquendo era la voce di YouTube ed è un piccolo tassello del mio passato che prima o poi avrei voluto raccontarvi, anche se per tanto tempo è rimasta lì, ferma nel mio taccuino, perché mi sembrava una storia troppo semplice. Un fenomeno che ha fatto il suo corso e che pensavo nascesse da qualche cretino dall'altra parte del mondo che aveva caricato su YouTube una parodia di GTA San Andreas usando una voce finta. Scusate l'interruzione, non vorrei sembrare fuori luogo, ma sai che sono italiano, vero? E che la mia storia risale a circa 200 anni fa. Oh mio Dio, il computer parla! Perché pensavi fossi solamente uno schiavo che ripete a pappagallo tutto quello che digiti con le tue dita unte di pollo. Innanzitutto stai calmo, io le mani me le lavo e no, non sapevo che tu fossi italiano. Vabbè che stai tutto tiktockato, ma non bastava cercare su Google Loquendo. L'azienda che mi ha creato è 100% italiana. Un prodotto di importanza globale, una tecnologia seria, venduta alle aziende. Il risultato di anni di studio sulla sintesi vocale ed ero pronto ad arrivare al grande pubblico, ma quando ce l'ho fatta, mi avete usato per fare le parodie su YouTube. Perché? Mia mamma me l'aveva detto di passare meno ore al computer. Comunque ora mi hai messo curiosità, qual è la vera storia di Loquendo? Se tu prima non rispondi alla mia domanda, non ti racconterò un bel niente. Perché mi avete trasformato in una barzelletta? Ma che ne so io, e soprattutto mica è colpa mia. Senti, faccio per i fatti miei, buona giornata. Tornando a noi, per quanto io sia un esperto di momenti in cui il cervello collettivo di internet scoreggia, questa volta vi giuro che non ho idea di dove partire e non so come collegare le informazioni che ho in testa, so solo dove voglio arrivare. Quindi perché non chiedere direttamente allo youtuber italiano che più di tutti ha utilizzato Loquendo? Quindi Loquendo è un software che ti permette di fare delle voci finte? Innanzitutto ciao, E poi non proprio. Scusate le mie cattive maniere, questo giovanotto che avete davanti si chiama Nick, ma probabilmente lo conoscerete come... Anzi aspetta, facciamo così. Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video di Loquendo Italia. Se come me verso il 2010 passavi le giornate a guardare qualsiasi video su YouTube Italia, allora almeno una volta sarai incappato in un suo video. Perché di fatto è stato il primo a portare questo tipo di contenuti qui da noi, diventando poi il punto di riferimento per chiunque volesse iniziare. Capisco che per molti di voi questa roba possa essere completamente nuova, quindi proviamo a chiarire di cosa stiamo parlando. È una tipologia di video che prende il nome da Loquendo perché si tratta di video che potevano essere di video gameplay, potevano essere recensioni, potevano essere critiche, potevano essere anche canzoni, per così dire, che avevano nel suo elemento core principale l'utilizzo di queste voci sintetiche create appunto dall'azienda Loquendo. Il contesto è quello di una YouTube di 15 anni fa, quando i video li guardavi dal computer il pomeriggio e non dal telefono mentre mangi. Quindi immagina di aprire un gameplay di GTA San Andreas e invece dello streamer con le luci RGB che fa roleplay ti ritrovavi una voce che faceva tipo... Bentornati su GTA. Oggi investiamo una vecchietta. Sì, erano altri tempi. Esatto, io sono la voce di Roberto, uno dei pacchetti di Loquendo, una società italiana specializzata nella sintesi vocale, nata nel 2001 all'interno del gruppo Telecom, che però non aveva come clienti le persone normali, ma altre aziende. Avevi un GPS e dovevi dargli una voce. Loquendo ti vendeva la licenza. Volevi l'assistenza clienti automatica, ora potevi maledire i tuoi clienti con la mia voce. Facciamo l'esempio più conosciuto, le stazioni. Esattamente, uno dei casi più riconoscibili in Italia è proprio Trenitalia, che utilizzava il pacchetto vocale Roberto per automatizzare messaggi come: il treno per Napoli è in arrivo al binario 0,5
1,2. Oppure Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. C'era gente che diceva sono andato alla stazione e c'era la tua voce, gente che credeva che ci fossero collaborazioni tra Trenitalia o tra Loquendo Italia, cioè, insomma. ok, quindi Loquendo non era quella voce nello specifico e non era nemmeno un software, era l'azienda che creava questi pacchetti di voci. Era semplicemente avere un materiale video su cui metterci su delle voci, poi avere il software di TTS, Text to Speech, come appunto Text Aloud, su cui andavi a installarci le voci di Loquendo e poi da lì scrivere quello che volevi, esportare il file audio in un semplice programma di editing che all'epoca il più diffuso era Windows Movie Maker, che era incluso su tutti i PC Windows, sovrapporre uno, sovrapporre l'altro, fine. Quindi è proprio questa accessibilità che ha permesso a tantissime persone di partecipare al fenomeno, perché bastava pochissimo per iniziare e avere come riferimento qualcuno come Loquendo Italia fu essenziale. Tanto che fu lui stesso a mettere online il famoso kit del loquendista, cioè tutto quello che serviva per fare un video del genere. Più che altro è dire che mi voglio unire anch'io a questo movimento di creatori di contenuti che sono tutti accomunati da questa stessa voce. È anche facile replicarlo, anche facile farlo. E da lì cominciano a comparire ovunque canali e video. E tra le tante persone che iniziano a usare Loquendo ce n'è una in particolare che a un certo punto emerge più di tutte. Il 12 gennaio 2011, esattamente un anno dopo la pubblicazione del kit del Loquendista, viene caricato il primo episodio di una serie di griefing su Minecraft dal canale Capobastone. Ora, non credo serva a spiegare chi sia, ma vi basti sapere che è stato uno dei canali più forti dell'early YouTube Italia ed era anche uno dei più scorretti. Quel coglione dell'amministratore ha sbagliato a scrivere il mio nome, era etico, bestia, animale, troglodita, pagherai molto caro l'affronto. Capobastone per esempio all'epoca non era come tutti gli altri, aveva un'impronta molto personale, ha avuto sì in comune i mezzi, ma per molto ha camminato con le sue gambe. Quello poi lo si vede anche da quanto è distinta la community sua e la community, diciamo, dei loquendisti in generale. Era un periodo in cui attorno a Loquendo Italia si stava formando una community vera e propria, con sempre più canali che facevano video usando quella stessa voce e si riconoscevano come parte di un gruppo, i loquendisti. Poi arriva Capobastone che fa più successo di tutti usando la stessa voce ma senza dichiararsi loquendista, e da lì nasce una faida. Da un lato c'è chi lo vede come un traditore, dall'altro la sua community accusa i piccoli loquendisti di averlo copiato. E quindi all'epoca noi internet junkies finivamo per attribuire la voce di Roberto, Cioè io. o ai video di Loquendo Italia, o a Capobastone, o alle stazioni di Trenitalia. Provate ad immaginare i lavoratori della società di Loquendo che mi hanno creato, vedere la loro tecnologia innovativa riservata alle aziende, venire usata per fare video deficienti online. E uno si chiede come è stato possibile che sia finito come voice over di video demenziali, di video comici, di video parodistici. Già, com'è possibile? Una società italiana fa delle voci, le mette online e gli italiani ci fanno video scemi? Tutto qui? Noi italiani siamo davvero pochi rispetto al resto del mondo. Com'è possibile che si sia diffuso così tanto? Ma che vuoi? Per quanto io abbia espresso la mia posizione nei confronti della tua necessità di scoprire la mia storia, scavalcando la mia richiesta di conoscere le motivazioni per cui voi idioti non mi prendete sul serio, mi sento di dirti che state dimenticando un enorme dettaglio fondamentale. Lo sapete che il 65% delle entrate di Loquendo proveniva da clienti esteri? Aspetta, questo significa che... Esatto. Non eravate i soli. Ti ricordi quando Loquendo Italia ha detto che è stato il primo da voi a fare video di questo tipo intorno al 2010 e non hai notato un leggero accento spagnolo mentre parlava? Proprio così, amico mio. Quindi Nick ha creato Loquendo Italia dopo aver conosciuto il fenomeno dai paesi di lingua spagnola che già negli anni precedenti era enorme? Bingo, Sherlock. Il primo video di Loquendo mai caricato è stato una parodia di una canzone nel 2006, 4 anni prima. Durante il 2007 invece la community ispanica si è riempita di video che usavano Loquendo e molte persone pensavano che fosse un unico youtuber chiamato Loquendo e non centinaia di canali diversi dei loquenderos. Come loquenderos? Non era loquendisti? Nei video in spagnolo avevano il termine loquendero, noi non ce l'avevamo. Dovevamo crearne uno, loquendista, fine. Lo spagnolo è una lingua che unisce per appunto una così tanta
quantità di paesi, in Spagna, principalmente in Spagna, Messico, Argentina, Uruguay, Cile. Per l'appunto erano all'epoca disponibili più voci in spagnolo, non so se a livello di cliente che abbia avuto appunto Loquendo, quella fetta insomma di azienda lì. Erano poche le voci italiane, tante quelle spagnole. Quindi, per quanto Loquendo fosse una società italiana, si è ritrovata tra le mani un prodotto che nessun altro stava ancora commercializzando e infatti ha subito fatto breccia all'estero, soprattutto nei paesi di lingua spagnola. Se da noi in Italia la voce di Loquendo la puoi sentire nelle stazioni dei treni, nei paesi in lingua spagnola era proprio ovunque. Autobus, navigatori GPS, dispositivi per disabili, call center automatici, bancomat, elettrodomestici. Erano clienti super importanti per la società di Loquendo. Ora basta fare 2+2, se voi italiani, che siete un'unghia della popolazione, per ridere basta sentire la voce di Trenitalia usata su video scemi online. Immagina cosa significhi per chi parla lo spagnolo ed è abituato a sentirla ogni giorno in centinaia di occasioni diverse. Dalla creazione della voce sintetica alla distribuzione al cliente finale deve esserci stata una qualche cosa che ha causato la fuoriuscita. Chissà come sarà finito sul web e chissà come sarà finito appunto in mano alla community spagnola. Il come è finito nelle mani della community spagnola rimarrà un mistero. Sul perché si sia diffuso così tanto c'è un'ipotesi plausibile. Se vai a vedere anche dati, non essendoci queste grandi accessibilità economiche o quant'altro, è molto diffusa anche la pirateria. È stato un po' sia l'accessibilità, il poter prestare questo tipo di contenuto a ogni contesto, ed era fattibile semplicemente anche con il famoso PC a carbonella, che era popolarissimo. Windows Movie Maker, ci schiaffavi sopra 2 JPEG con i pixel grossi così e avevi già fatto il tuo video. Quindi non servivano grandi conoscenze tecniche, non servivano PC enormi. YouTube prima del 2010 era ancora nella sua fase embrionale. Sì, c'erano youtuber che magari avevano grosse produzioni, ma potevi emergere anche con mezzi più semplici. Oggi ogni laptop ha una webcam e un microfono, oppure abbiamo gli smartphone. Ma nel 2008/2009 io avevo solo computer, mouse e tastiera, niente microfono, webcam e manco le casse. Loquendo era la soluzione perfetta per fare video senza avere videocamera e microfono, e soprattutto per mantenere l'anonimato in un periodo dove internet spaventava parecchie persone, e nei paesi con lingua spagnola il fenomeno si espanse a macchia d'olio. Voi non avete idea della portata del fenomeno in Sud America, dove le voci più usate erano quelle di Jorge e Carlos. Una community così grande che era nata anche la città di Loquendo City, dove avevano ambientato le loro storie, e tutti i video erano circa così. Hola a todos, me estoy masturbando. Questo contrasto tra la voce che deve essere seria, corporate, e la voce che ti va a parlare di CJ che va a sparare in giro per le strade di Grove Street, che aveva il diffusissimo GTA San Andreas, che per i video di Loquendo in Sud America è stato usato veramente un'enormità di volte, soprattutto anche con le mod. E pensa un po', il pacchetto di mod più utilizzato per i video Loquendo spagnoli era stato fatto dallo youtuber italiano Zeb89. Dall'Italia al Sud America, dal Sud America all'Italia. Praticamente una partita a ping pong. Loquendo è probabilmente una delle più belle coincidenze che mi siano capitate. Grazie davvero di cuore per l'intervista, Nick. Sono davvero felice di aver fatto questo video. Scoprire queste cose su Loquendo è stato incredibile. Non ti ringrazierò mai abbastanza. A presto. E adesso cos'è sta faccia? Volevi sapere la storia di Loquendo su YouTube? Adesso è il mio turno. In che senso è il tuo turno? Minchia, ma tu sei proprio fuso, e sto pure scandendo bene le parole. Tu hai avuto quello che volevi, adesso devi darmi delle risposte. Ancora con sta cosa, non è che ci fai ridere, è solo che hai un tono estremamente neutro e poi sbagli la pronuncia di alcune parole. Oddio, effettivamente un po'... Vi faccio ridere, grazie per la conferma, ma non voglio credere che sia solo questo. Giuro che da domani inizio a scrivere grazie a fine di ogni frase su ChatGPT. Perché proprio me? Perché proprio noi? Perché la voce sintetica vi fa ridere? Cosa vi abbiamo fatto? Perché prima ci prendevate sul serio e poi ve ne siete usciti con questi maledetti video su YouTube? Cosa vuoi che ti dica? Sin da quando sono piccolo vado su Google Traduttore e gli faccio ripetere le minchiate. Fa ridere e basta. La gente negli anni 90 arrivava a ridere anche quando parlava Stephen Hawking, per dirti. Scusa, in che senso? Oh mio Dio, devo spiegarti proprio tutto? Ok, questa è una scena della sitcom The Big Bang Theory, dove Sheldon parla con il cosmologo e fisico teorico Stephen Hawking. Professor Hawking, per me è un onore e un privilegio poterla conoscere.
Lo so. Ora probabilmente c'è la suggestione da sitcom con le risate preregistrate che rendono tutto abbastanza comico, ma davvero sentendo questa voce rimani impassibile. Ciao, sono Stephen Hawking. No, confermo, mi sono pisciato addosso sulla scheda madre. Esatto, sei una persona orribile, cioè un computer orribile. Stephen Hawking, dopo aver perso la capacità di parlare a causa della sua malattia, ha utilizzato una tecnologia di sintesi vocale chiamata DeckTalk, un dispositivo commercializzato nel 1984. Quindi ben 17 anni prima di quando abbiamo fondato Loquendo. Ti sei mai chiesto perché ti chiami Roberto? Bene, se Loquendo ha deciso di dare un nome alle proprie voci, quasi come fossero dei personaggi, questo lo si deve proprio al DeckTalk, che già all'epoca includeva diverse voci a cui avevano dato un nome, come Beautiful Betty o Kit the Kid, ma soprattutto quella di default più celebre utilizzata anche da Stephen Hawking, ossia Perfect Paul. Il fatto che la utilizzasse lui ha sicuramente contribuito a far conoscere al grande pubblico la sintesi vocale, ma non nel modo giusto, perché la gente sentiva quella voce e partiva una risata quasi grottesca, anche in contesti che non avevano nulla di comico. Quindi ancora una volta, gli scienziati passavano la vita in laboratorio a creare voci finte e quando finalmente arrivavano al pubblico non venivano prese sul serio. Eh sì, pensa che siete una tecnologia così strana che già nel 1978 non sapevamo dove piazzarvi e quindi ci abbiamo fatto un giocattolo. Questo che hai davanti è il grillo parlante, ossia la versione italiana di un prodotto statunitense anni 70 della Texas Instruments chiamato Speak and Spell. Come funziona? Scrivi e premi controllo. Isola. I-S-O-L-A. Esatto. Ora scrivi e controlla. Bellissimo. Orzo. Questo rappresenta uno dei primi veri casi in cui la sintesi vocale entra concretamente nella vita quotidiana delle persone. È praticamente tuo cugino. Che fico. Capisci bene che se negli anni 70 era un giocattolo per bambini, negli anni 90 la gente arrivava a ridere anche di una persona con disabilità che parlava con quella voce quando non c'era proprio niente da ridere, figurati quando sei arrivato tu con Loquendo. Aspetta, quindi io non sono un orgoglio nazionale, il primato di Loquendo che ha diffuso la sintesi vocale nel mondo è fuffa, perché prima abbiamo avuto altro. Tranquillo, il tuo orgoglio è salvo. Loquendo è il risultato dell'evoluzione di un laboratorio che già negli anni 70 lavorava sulle voci digitali. Prima di Hawking, prima di sto coso, prima di te. Era il centro studi e laboratori telecomunicazioni di Torino che sviluppò uno dei primi veri sistemi di sintesi vocale, il Musa. Al di là che si chiama come io Toby, sembra qualcosa di davvero incredibile. È potente, italiano, estremamente avanzato. Ma per cosa l'hanno usato? Per dimostrare la potenza del sistema pubblicarono un vinile chiamato La voce del calcolatore, dove a un certo punto lo fanno cantare. Fra Martino Campanaro, dormito, dormito. Però spacca, non mentirò al riguardo, hanno fatto solo questo. Ciao, io sono Eloquence. Oh Gesù, un altro. Giusto per farvi capire che voi siete arrivati estremamente in ritardo, il sistema vocale del Musa venne distribuito dal laboratorio con il nome di Eloquence e finì per essere utilizzato ovunque in Italia, soprattutto in televisione e anche su internet. Prima di Loquendo nei paesi ispanici, prima di tutti forse mi conoscerete come Air Finestra grazie a Radio DJ. Vi faccio un esempio. Questo è il ballo della Digos. Spia, spia, spia. Scusate l'interruzione, buona giornata. Quindi nemmeno i laboratori di Torino riuscirono a farsi prendere sul serio già dagli anni 70. Sì, però dai, all'epoca non potevano sapere che negli anni successivi questa tecnologia sarebbe diventata prima un giocattolo, poi la voce di Stephen Hawking e infine su YouTube prima con Eloquence e poi con Loquendo, ma il punto è sempre quello. Mi dispiace, forse sono stato troppo aggressivo, ero sicuro che fosse colpa di voi youtuber, ma a quanto pare è sempre stato così. Riuscire a sviluppare una tecnologia fighissima, allucinante, e poi usarla per una scemenza come farci una canzone, che palle. Aspetta, cosa hai detto? Credo di aver detto, palle. No, prima, imbecille. Ah sì, che hanno fatto una canzone. Una canzone. Aspetta un attimo, come una canzone? Un computer che canta? Non è la prima volta che sento una cosa del genere.
Scusami se l'ho fermata. Mi stavo cacando addosso e credo abbia anche il copyright. Ti chiedo scusa, forse ho sottovalutato l'antichità di questa storia. Immagina di stare al computer e improvvisamente senti questa canzone. Cosa pensi? Porca miseria, mi hanno hackerato. E non basterà mai mettere nickname finti, immagini profilo a caso e soprattutto usare voci sintetiche per mantenere l'anonimato. Oggi siamo parecchio più esposti anche se non lo sappiamo. Ed è proprio per questo che questo video è sponsorizzato da Incogni, che è uno di quei servizi che si occupa di togliere i tuoi dati da tutti quei siti che li raccolgono e li rivendono. Perché mentre tu pensi di essere nascosto dietro uno schermo, i tuoi dati fanno il giro dell'internet senza chiederti il permesso, finiscono su database, directory e pagine strane, e spesso basta cercare il tuo nome per trovare informazioni che non hai mai deciso davvero di rendere pubbliche. E il problema è che rimuoverle a mano significa contattare uno per uno questi siti, compilare richieste e rifare tutto da capo quando i dati ricompaiono. Quindi diventa un lavoro infinito, mentre Incogni fa tutto questo al posto tuo in automatico e continua a farlo nel tempo, così non devi starci dietro. E se trovi una pagina precisa con i tuoi dati sopra, puoi anche utilizzare la funzione di Custom Removals. Gli mandi il link e se ne occupano loro senza che tu debba impazzire tra moduli e richieste strane. Perché alla fine puoi anche usare tutte le voci finte che vuoi per sembrare anonimo, ma se le tue informazioni sono pubbliche non sei davvero invisibile. Se vuoi provarlo, trovi il link in descrizione con lo sconto sul piano annuale. Così, se per caso parte questa canzone mentre stai al computer, puoi dormire sonni più tranquilli. Tornando a noi, mi ero completamente dimenticato di questa canzone. Si chiama Daisy Bell, giusto? Sì, esatto. Dici che potrebbe essere la risposta? Beh, partiamo dal fatto che è un computer che canta, anzi un calcolatore, essendo che era il 1961. Immagina tutti gli scienziati nei laboratori della Bell, una delle principali aziende nel campo delle telecomunicazioni, e sono tutti estremamente felici perché sono riusciti a sviluppare un modello di sintesi vocale basato su input testuale. Tu scrivi, il calcolatore lo legge, da qui il termine text to speech. Erano così felici di ciò che erano riusciti a creare che la prima cosa che hanno fatto per mostrarla al pubblico è stata fargli intonare una canzoncina famosa. Ok, so che molti di voi si staranno cacando addosso ascoltando questa cosa perché negli ultimi anni è diventata virale online, venendo infilata soprattutto in contesti inquietanti, quindi ormai l'associamo automaticamente a qualcosa di disturbante. Però prova a immaginare di essere nel 61 e riuscire a far cantare un calcolatore con la musica interamente generata al computer, diventando uno dei primi veri esempi completi di musica creata in questo modo. Deve essere stata una sensazione bellissima. Se la voce del calcolatore negli anni 70 era il nonno di Hatsune Miku, questo invece è il bisnonno. Tu scherzi, ma una sedia che ha fatto un video su di lei mi ha detto che il progetto Vocaloid, prima ancora di chiamarsi così, quando era ancora in fase di ricerca, aveva il nome di The Daisy Bell Project. Fu un evento importantissimo per l'avanzamento tecnologico, tanto che l'autore del romanzo 2001 Odissea nello spazio, dopo aver visitato i laboratori Bell, decise di inserire questo motivetto anche nella sua opera, da cui poi è nato il film che conosciamo oggi. Daisy, Daisy, give me your answer to. Sei sicuro che sia una cosa bella? Certo che è una cosa bella, anzi bellissima. Questi sono tutti piccoli step che hanno portato alla tua nascita 40 anni dopo. Ma perché ci hanno fatto una canzone? Non potevano semplicemente mostrarmi al pubblico? Non mi avrebbero apprezzato per quello che sono senza fare qualcosa di intrattenente? Non so bene come spiegartelo, ma ho l'impressione che sia sempre stato così, e questo non è colpa tua, è colpa della gente normale. Prova a scavare nel tuo hard disk, non ti hanno mai raccontato come è iniziata la tua storia? Ad inizio video mi avevi detto che risaliva a tipo 200 anni fa, magari la risposta è lì. Sì, so che per secoli la gente ha provato a capire come funziona la voce umana e soprattutto come imitarla, tra esperimenti sempre più strani in cui si cercava di riprodurre le vocali usando aria e tubi, oppure di simulare la bocca umana con sistemi meccanici che provavano a imitare lingua, labbra e gola, il tutto con risultati che oggi fanno un po' sorridere, ma che all'epoca erano tentativi serissimi.
Quindi non stavano cercando di fare una voce da computer come la intendiamo oggi, era più come se la voce fosse una macchina da smontare e rimontare. E Dio mio, se questi esperimenti assomigliano meno a strumenti scientifici e più a qualcosa di inquietante. E poi nel 1840 arriva Joseph Faber, che decide di fare un salto di livello e costruisce una macchina chiamata Eufonia, che non si limita a produrre suoni, ma prova davvero a parlare, usando un sistema di aria per simulare il respiro e una serie di componenti meccanici che imitano la bocca umana, con una tastiera che permetteva di controllare tutto in tempo reale. Quindi tu premevi i tasti e lei parlava? Parlava male, in modo innaturale, con una voce che oggi definiresti inquietante. E l'arrivo di questa cosa prima del 1900 non fu minimamente vista come innovazione tecnologica, nessuno ci vedeva un'utilità, tanto che divenne un'attrazione da circo. Quindi, fammi capire, questo tizio ha ricostruito la voce umana con un sofisticato sistema di specchi e leve e divenne un'attrazione da circo? Cavolo, si sono invertiti i ruoli. Adesso sei tu ad essere triste per come ci avete trattati. No, è che adesso ha tutto senso. Non ti seguo. Per tutto il tempo ti sei concentrato a capire perché non ti abbiamo mai preso sul serio, ma ora che abbiamo scoperto Eufonia la risposta è molto più semplice. Il problema non sei tu, non siamo noi, è semplicemente il modo in cui funziona ogni nuova tecnologia. Spiegami meglio, per favore. Vedi, con Eufonia il loro obiettivo era quello di ricreare la voce umana, no? Però per la gente normale a cosa serviva? A niente, infatti finì semplicemente per intrattenere nei circhi. Quando invece i laboratori Bell, grazie anche agli studi fatti con Eufonia, riuscirono a far cantare un calcolatore con Daisy Bell, lo fecero sapendo benissimo che la singola persona non avrebbe trovato un'utilità immediata in questo sistema vocale, quindi ci hanno fatto una canzone. Il loro era solo un passo in avanti nell'evoluzione tecnologica. Tanto che il periodo d'oro per lo sviluppo della sintesi vocale coincide proprio con il periodo della guerra, quando le telecomunicazioni vengono perfezionate e in alcuni casi queste tecnologie iniziano a essere utilizzate anche per trasmettere messaggi. E la stessa cosa succede a Torino, quando negli anni 70 sviluppano il Musa, perché il mondo stava iniziando ad aver bisogno di questa tecnologia, ma non tutti, e quindi per arrivare anche alla persona comune pubblicano questo vinile. Poi arriva il giocattolo per bambini, un altro modo per portare questa cosa nella casa delle persone, e infine il Tech Talk, che inizia davvero ad avere un ruolo nella società aiutando le persone con disabilità. E infine sei arrivato tu, l'apice, il culmine di 200 anni di evoluzione della sintesi vocale, pronto per arrivare alle aziende che ti avrebbero messo ovunque nel mondo. E se oggi siamo qui a parlare della tua storia, maledizione, è solo perché quando ero piccolo qualcuno ha deciso di pubblicare un video su YouTube con la tua voce. Quindi io sono importante. La sintesi vocale è importante, altrimenti sarebbe rimasta nei circhi di fine 800. Se oggi le voci digitali sono ovunque, perché prima il mondo ha dovuto capirvi. E non è stato immediato, perché per uscire dai laboratori ci sono volute canzoni, giocattoli, video su YouTube, eppure eccoci qua. Siete nel navigatore quando ti dice dove girare. Siete nelle stazioni quando fanno partire gli annunci. Siete nei call center quando chiamiamo l'assistenza. Siete nei telefoni quando parliamo con Siri, Alexa, Google. Fate concerti sold out in tutto il mondo. Siete nei software che leggono i testi per chi non può farlo, e siete anche nei video online che guardiamo ogni giorno. Hai ragione. Forse ero troppo arrabbiato da non rendermi conto che tutti la usate anche in contesti utili. Ero furioso con i video scemi su YouTube, ero felice quando sono scomparsi e ora forse quasi mi mancano. Sia in Italia che nei paesi di lingua spagnola i video loquendisti hanno iniziato a perdere terreno man mano che YouTube cambiava. Oggi in Spagna continuano a sopravvivere grazie a piccoli YouTuber, ma non è più come prima. Capobastone oggi usa la sua vera voce, mentre Loquendo Italia ha smesso di fare video verso il 2013 e da quel momento il fenomeno è lentamente scomparso. Nel frattempo anche Loquendo come azienda è sparita, è stata prima assorbita e poi chiusa definitivamente nel 2020, mentre la tecnologia va avanti per conto suo. E oggi siamo arrivati a un punto in cui le voci artificiali non sono più rigide, riconoscibili, finte, ma possono essere anche realistiche, espressive, indistinguibili da una persona vera, e sicuramente fanno meno ridere. L'intelligenza artificiale, di fatto, è la nuova frontiera della sintesi vocale. Vabbè, almeno io non distruggevo il pianeta. Ah, guarda, su questo non posso darti torto. Sai che c'è? Alla fine mi stai simpatico. Inizialmente eri un rompipalle perché volevi a tutti i costi essere preso sul serio. Ma devo dire che ora ti rispetto. D'altronde sei anche stato parte della mia infanzia. Come potrei odiarti? Oh? Loquendo?
John Madden.